Mister, grande prova contro un Bologna che ha anche cambiato modulo per affrontare l'Inter, un risultato che dà continuità di prestazione e anche di convinzione a questa squadra. Sì, assolutamente. Ma il Bologna diciamo che non è stata la prima, non sarà l'ultima che quando giocano contro di noi cambiano sistema, no? Quindi ecco perché tante volte mi viene da sorridere quando qualcuno parla del 3-5-2 o del 3-4-1-2. Io penso che le squadre avversarie ci considerano in maniera importante se ogni volta cambiano sistema per pararsi, quindi a volte sento dire che è un sistema difensivo e l'anno scorso abbiamo fatto 110 gol, quest'anno siamo di nuovo la squadra che ha segnato di più, a testimonianza che questo è un sistema di gioco molto offensivo e che tante volte anzi devi tra virgolette trovare il giusto equilibrio per non subire gol. Dispiace oggi se vogliamo trovare la recriminazione, il gol subito, perché sarebbe stato perfetto finire con una vittoria, un'ottima prestazione a reti inviolate, però al tempo stesso ci deve far capire che dobbiamo sempre stare lì attenti, determinati, feroci e non concedere niente. A proposito, mister, dei gol fatti, le sottopongo queste due statistiche. Penso che le faccia piacere sapere che era dal campionato 2009-2010 che l'Inter non segnava almeno 26 gol nelle prime 10 giornate e solo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno segnato più gol dell'Inter nei top 5 campionati d'Europa. Sì, ma come dicevo prima, questa è una constatazione di quello che comunque è stato fatto già l'anno scorso, perché l'anno scorso c'è stata l'Atalanta che non sbaglio ha fatto 118 gol e noi dietro, non so quanti gol abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo di nuovo il miglior attacco, è la dimostrazione che questa è una squadra che comunque ha un'ottima fase offensiva, creiamo tanto, anche oggi secondo me potevamo segnare molti più gol. Bene così, partiamo sempre dal presupposto che le squadre che hanno ambizioni devono sempre avere un giusto equilibrio. Noi anche in fase difensiva magari abbiamo concesso un pochettino tanto nella prima parte della stagione, adesso stiamo cercando di riequilibrare anche quel settore. L'ultima domanda per il mister da studio che vi ascolta. Sì, buonasera mister, noi sappiamo benissimo che lei non vuole parlare dei singoli, oggi è stata una grandissima prestazione di squadra, però un giocatore come Achraf Hakimi, che è stato tanto criticato nel corso di questi primi mesi, anche un po' ingiustamente, oggi ha risposto alla grande sul campo, forse insomma c'è davvero troppa fretta intorno a questi giocatori appena arrivati e al giudizio che viene dato poi su di loro. Ma sì, ma io l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripetere, perché alla fine ribadisco un concetto, secondo me, soprattutto all'Inter, o tutto bene 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 o tutto male male male. Quindi Hakimi mi ricordo benissimo dopo la prestazione col Benevento, avevamo preso il nuovo Garrincia, poi dopo comunque c'è stato qualche errore, qualche situazione un po' in cui magari ha commesso qualche disattenzione e si è iniziato a criticare in maniera totalmente opposta un calciatore che non dimentichiamo che ha 20 anni, che viene da due anni di calcio giocato a certi livelli, perché è 2 anni che è andato in prestito al Borussia Dortmund, ha delle potenzialità e non mi stancherò mai di ripetere. Al tempo stesso lui sa benissimo che deve completarsi, ha le potenzialità per diventare in quel ruolo un top a livello proprio mondiale, ma sa benissimo che in Italia è molto più difficile che giocare in Germania o in Inghilterra, dove il calcio è molto più fisico, molti più spazi, qui ti battezzano subito con le caratteristiche
che hai e quindi diventa molto più difficile. Sono contento perché lui sta lavorando, ha capito in maniera umile, si è messo a disposizione, è stato fuori quando doveva stare fuori, oggi ha giocato, ha dato una risposta. Adesso vediamo un pochettino per la partita di mercoledì contro Shakhtar che tipo di situazione reputo migliore, se partire oppure, anche perché non dimentichiamo che contro il Borussia, quando l'ho fatto entrare, aveva sostituito Darmian che era stato uno dei migliori in campo e lui è stato decisivo anche quando è entrato a partita in corso. A testimonianza, ripeto, stiamo parlando di un giocatore bravo che sta capendo, sta lavorando e sono convinto che con il lavoro lui ci darà grandi soddisfazioni. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey amigo, no olvides suscribirte a nuestro canal YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.